L'Olimpo per raggiungere... Ce l'ho fatta, adesso Io sono un'agonista nata. Ciao, sono Aiko Rolando, ho 22 anni e sono un'atleta della nazionale italiana di tiro con l'arco. Carlo Tacchini, 29 anni, atleta professionista di canoa velocità. All'inizio della mia carriera avevo sempre paura un po' di fare meno di quello che mi veniva richiesto. Secondo me l'allenamento è sicuramente fondamentale, nel mio come in qualsiasi altro sport. Con l'andare avanti degli anni nella carriera ho capito invece di dovermi porre a volte dei limiti. No, niente limiti standard finché si può. Insomma, noi come situazione di overtraining se ne sentono parecchio a livello di atleti professionisti. Sì, per raggiungere certi obiettivi un po' di ossessione ce la devi avere per lo sport che pratichi, no? Se pensiamo all'esercizio fisico come un farmaco, la sua efficacia sulla nostra salute è incontestabile. Come tutti i farmaci, se la dose non è adeguata, possono emergere effetti secondari importanti. Un'eccessiva quantità di esercizio può trasformarsi in un rischio di dipendenza. Le sfide sicuramente più grandi che devo affrontare nel mio sport sono in primis la sfida col cronometro. La lotta costante contro se stessi, contro i propri dubbi, contro le proprie insicurezze. Poi più difficili, più complicate sono quelle giornaliere, e di riuscire a performare nonostante le difficoltà che possiamo trovare lungo un percorso e di riuscire appunto ad allenarci costantemente. Sono una persona che si allena tantissimo, punto moltissimo sulla preparazione. Sicuramente l'allenamento è quello che ti fa poi vincere o perdere le gare. Io pensavo che fare sport facesse bene. Ma lo sport fa bene. Però negli ultimi anni ci siamo accorti che tanta gente fa un certo tipo di esercizio fisico in maniera eccessiva. Come si manifesta? Principalmente una persona affetta da dipendenza dall'esercizio ha la necessità di allenarsi continuamente, quindi nel momento in cui non riesce ad allenarsi può avere dei sintomi di astinenza. Mentre io come atleta professionista e di elite, come faccio a capire quando raggiungo il mio limite? È difficile che una persona si renda conto autonomamente di avere proprio una dipendenza. Chi sono le persone più a rischio? Dipende dall'età, dal genere e soprattutto dallo sport praticato. Se andiamo a vedere il rischio per le persone, per esempio di atleti professionisti o d'elite, o persone che praticano fitness o bodybuilding, in questo caso la percentuale aumenta e si può arrivare da un 15 a un 30%. Nella vita e nello sport non ci sono scorciatoie. Lo sport è Resilienza. Sacrificio. passione, tenacia. Crescita. Rispetto. Ho deciso. Io sono 100% me. 100% me.